non è il semplice quiete dell'autunno che avanza. È il vuoto assordante lasciato dai giganti che uno dopo l'altro, in questa prima metà di novembre 2025, hanno posato gli strumenti, spento i motori e salutato il pubblico per l'ultima volta. Il mondo è improvvisamente più leggero, ma il nostro cuore è infinitamente più pesante. Franco Orsi, 1966-2025. La politica ligure perde una voce appassionata. Da Savona a Roma fino all'ultimo respiro a Sassello, Orsi ha interpretato l'impegno pubblico con dedizione, lasciando un vuoto nella sua comunità. Frank Richter, 1952-2025. Un calciatore che ha vissuto sulla pelle la storia di due Germanie. Dal calcio della DDR all'unificazione, Richter ha corso a testa alta nei campi della storia, unendo sport e cambiamento sociale. Monsignor Diego Causero, 1940-2025. Fedele servitore della Chiesa, l'arcivescovo friulano torna alla casa del padre. Una vita spesa nella diplomazia vaticana e nella cura delle anime, portando la parola di Dio ai quattro angoli del mondo. Giuliano Collina, 1938-2025. I colori di Como si velano al lutto. Il pittore che sapeva catturare la luce e l'inquietudine del nostro tempo ha posato il pennello. La sua arte resta come testimonianza vibrante di una ricerca mai interrotta. Tibor Čeljko, 1931-2025. Il basket ungherese saluta una delle sue leggende. Čeljko non è stato solo un cestista, ma un simbolo di un'epoca sportiva eroica che ora sfuma nel ricordo. Stojan Jordanov, 1944-2025. Il guardiano di Sofia ha difeso la sua ultima porta. Portiere storico della Bulgaria, ha rappresentato la sicurezza e la lealtà tra i pali, ispirando generazioni di numeri uno. Kamini Kaushal, 1927-2025. Si chiudono gli occhi di una diva dell'epoca d'oro di Bollywood. Kamini non era solo un'attrice, ma un'icona di grazia che ha attraversato quasi un secolo di cinema indiano, portando eleganza in ogni ruolo. Guido Vivarelli, 1942-2025. Dal campo alla scrivania, una vita interamente azzurra e calcistica, Vivarelli ha servito lo sport con la passione verace di chi conosce il sacrificio e la gioia del gioco. Vicente Zarazua, 1944-2025. Il tennis messicano perde un pioniere. Con la racchetta in mano ha sfidato il mondo, portando orgogliosamente i colori del suo paese nella Coppa Davis e oltre. Francesco Ciccio Cimo, 1933-2025 e Cesare Cursi, 1942-2025. Due servitori dello Stato, due percorsi diversi, ma uniti nel destino di questo novembre. La politica italiana perde due testimoni di una stagione di grandi dibattiti e riforme. Kenny Aisley, 1959-2025. L'enforcer della difesa di Seattle non c'è più. Uno dei più grandi safety della storia NFL, Aisley ha giocato con un'intensità spaventosa. La sua eredità vive in ogni placcaggio decisivo sui campi americani. Kjell Kaspersen, 1939-2025. La Norvegia saluta il suo portiere gentiluomo. Una carriera dedicata a proteggere la rete, diventando un punto di riferimento per il calcio scandinavo. Gianmario Rossignolo, 1930-2025. Si spegne un capitano d'industria dal carattere forte e controverso. Dalla Lancia alla Telecom, Rossignolo ha attraversato le tempeste dell'economia italiana, lasciando un segno indelebile nella storia imprenditoriale del paese. Rod Thomas, 1947-2025. Il Galles piange un difensore roccioso. Thomas ha incarnato lo spirito combattivo del calcio britannico, un guerriero che non tirava mai indietro la gamba. Giordano Kolausig, 1940-2025. Il calcio di provincia, quello vero e sanguigno, perde un protagonista. Kolausig ha calcato i campi con onestà, ricordandoci che la passione per il pallone non ha categoria. Gerard Hauser, 1941-2025 e Alain Cornu, 1936-2025. Il calcio francese è in lutto doppio. Hauser, l'attaccante di Strasburgo, e Cornu, il difensore di Nizza,
Due volti di un calcio transalpino tecnico e romantico che oggi ci sembrano ancora più lontani. Sarah Jordan Powell, 1938-2025. Una voce che sapeva toccare il cielo. Regina del gospel e del jazz, Sarah ha cantato la fede e la speranza. Ora il suo canto si unisce al coro degli angeli che ha sempre evocato. Hans Friedrichs, 1931-2025. La Germania saluta un uomo che ha saputo navigare tra politica ed economia in anni cruciali. Ministro e manager, ha contribuito a plasmare il volto della Repubblica federale. Sven Lindman, 1942-2025. La solidità svedese fatta persona. Centrocampista instancabile, Lindman ha rappresentato la disciplina e la dedizione sportiva del Nord Europa. Francesco Xavier Azcargorta Uriarte, 1953-2025. Integro qui il tributo in modo più completo. Il basco che divenne leggenda sulle Ande. Non solo un allenatore, ma un filosofo del calcio che ha saputo regalare un sogno mondiale alla Bolivia. Il suo bigoton mancherà a tutti gli amanti del calcio sudamericano. Ma ora tocca a voi. Non lasciate che queste storie diventino solo polvere negli archivi. Ognuno di questi nomi ha dedicato una vita intera a eccellere, a creare, a lottare, ad emozionare. La loro assenza crea un vuoto che abbiamo il dovere morale di riempire. Se amate l'arte, create. Se amate la scienza, studiate. Se amate lo sport, giocate con lealtà. Se amate la giustizia, lottate come hanno fatto loro.